Ma di questo teaser del sequel del Diavolo Veste Prada ne vogliamo parlare? Domanda retorica, ovvio che ne vogliamo parlare. Adesso andiamo a guardarlo insieme, lo analizziamo, lo svisceriamo un po', speculiamo un po' insieme su quelli che possono essere gli elementi che poi ritroveremo nel film dell'anno prossimo. Prima però una richiesta per voi. Vi vedo che guardate i nostri video, mi fa molto piacere che vi piacciono i contenuti che produciamo, vi chiedo però di lasciarmi un like e soprattutto iscrivervi al canale. È un piccolo gesto per voi, ma significa moltissimo per me. Fatti gli onori di casa, per così dire, torniamo alla nostra analisi del teaser del Diavolo Veste Prada 2. Andiamo. Ecco, già da questi primi secondi che cosa notiamo? Notiamo la musica in sottofondo, la canzone Vogue di Madonna, che è, se vi ricordate, la stessa canzone che accompagnava nel primo film la sequenza di trasformazione di Andy, per così dire, ovvero quella sequenza nella quale Andy entrava e usciva dalla metropolitana e dallo studio, dall'ufficio di Runway, sfoggiando ogni giorno una Mise diversa, sempre più alla moda, sempre più elegante e sofisticata. Ecco, è la stessa canzone. Notiamo oltre ovviamente le scarpe col tacco rosse, che intuiamo ovviamente essere di Miranda, ma questa volta vediamo delle borchie, dettaglio che potrebbe magari suggerire una versione più moderna, magari anche più trasgressiva di Miranda. Non lo sappiamo, lo scopriremo. Proseguiamo. Ok, ecco, eventi, sfilate di moda, bottiglie di spumante, tutti elementi che ci ricordano un po' lo sfavillante mondo della moda che nel primo film avevamo imparato ad associare a Runway, alla rivista e ai protagonisti che abbiamo amato, Miranda, Andy, Nigel ed Emily. Ecco, Miranda sale in ascensore e chi blocca le porte dell'ascensore? Andy. Con una mano peraltro inanellatissima, Andy blocca le porte dell'ascensore e segue Miranda in ascensore, dimostrando, anzi ricordandoci un po' i tratti caratteriali per i quali abbiamo conosciuto Andy nel primo film, nel 2006. L'abbiamo conosciuta come una donna che non ha assolutamente paura di andare e prendersi quello che vuole, come le dice Miranda alla fine del primo film, lei sa scegliere per se stessa, come dimostrano poi anche le sue azioni conclusive nel primo film del 2006. Ecco, bene, Andy blocca l'ascensore, entra con Miranda in ascensore, non curante del fatto che, come noi sappiamo e come sicuramente sa anche lei, a Miranda non piace condividere l'ascensore con sconosciuti, proprio perché è una situazione che obbliga in qualche modo a tenere conversazioni di circostanza, cosa che lei ritiene scomoda, cosa che un po' tutti in realtà riteniamo scomodo. Ecco, bene, questo tratto di Miranda noi lo scopriamo nel primo film, quando nella leggendaria scena d'arrivo della direttrice in redazione Runway, lei entra in un ascensore dove peraltro c'è già qualcuno, ecco, questa persona si scusa ed esce dall'ascensore cedendole l'ascensore per permetterle di entrarci e di rimanerci da sola. Ecco, Andy non ha paura di salire in ascensore con Miranda e la saluta. In tutta risposta, Miranda dice ad Andy ce n'hai messo di tempo, stando ad indicare, non sappiamo che cosa naturalmente, che magari Andy è subentrata a Miranda come direttrice di Runway e quindi la battuta di Miranda si riferisce al fatto che
Andy ha impiegato degli anni nell'accettare, per così dire, il proprio destino e compiere quel passo decisivo nella propria carriera che l'ha portata a effettivamente eguagliare Miranda in quanto a prestigio, capacità, ricordandoci ancora una volta la scena finale tra le due nel primo episodio, quando Miranda le confida di vedere molto di se stessa in Andy, tracciando un po' questo parallelismo che ci viene confermato dal fatto che Andy in tutta risposta non risponde, non dice nulla, semplicemente sorride e inforca gli occhiali da sole che peraltro ci siamo dimenticati di menzionare Miranda già indossa. Le porte dell'ascensore si chiudono su questa inquadratura frontale, Andy sorride ed è un sorriso che ci ricorda in qualche modo il sorriso ironico con il quale Andy aveva commentato silenziosamente l'assenza di una risposta da parte di Miranda, e quando nell'ultima scena del primo episodio Andy saluta Miranda con la mano dall'altra parte del marciapiede, ma Miranda non le risponde e si limita semplicemente a salire in macchina. Ecco, se ci ricordiamo, Andy aveva alzato gli occhi al cielo e aveva sorriso dicendo è sempre la solita fredda Miranda. Ecco, è un sorriso simile, diciamo, a quello che ritroviamo in questo teaser. Ecco, si chiudono le porte dell'ascensore, schermo nero, elenco del cast, quindi vediamo che ritornano personaggi leggendari del primo film del 2006, quindi Miranda interpretata da Meryl Streep, Andy interpretata da Anne Hathaway, Stanley Tucci nei panni di Nigel ed Emily Blunt nei panni di Emily. Titolo del film, data di arrivo nelle sale, quindi il 1° maggio. Poi la data potrà variare da paese a un paese, ma più o meno il periodo sarà quello. E poi naturalmente l'autrice del romanzo dal quale il film è stato tratto, Aline Brosh McKenna, che è anche l'autrice del romanzo da cui è stato tratto il primo film, e David Frankel, che è il regista sia del primo film che il regista di questo sequel tanto atteso. Anche per oggi è tutto, grazie per aver guardato, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e fatemi sapere qui sotto nei commenti che cosa ne pensate voi di questo teaser, e noi ci vediamo nel prossimo video, sempre su questo canale naturalmente, per parlare di storytelling applicato a cinema, teatro e narrativa. Ciao!